Nella storia del rock sono state tante le band che hanno cercato di creare il loro particolare spettacolo, il loro particolare show, e sono state tante le band che hanno cercato di contribuire nel modo più creativo possibile all'evoluzione di un genere musicale che fino ad oggi è stato uno dei generi più prolifici, uno dei generi che più ha cambiato il modo di concepire la musica pop, la musica moderna al giorno d'oggi. Ma soltanto una band è riuscita nell'intento, soltanto una band è riuscita a farsi amare dal pubblico di tutti i generi musicali possibili, e soltanto una band è riuscita a riscrivere la parola spettacolo nel mondo del rock. Oggi parliamo dei Queen. Ci vediamo tra pochissimo. La storia dei Queen comincia quando il giovane Farrokh Bulsara arriva all'Ealing College a Londra. Siamo a metà degli anni 60 e l'Ealing College è un vero e proprio crogiuolo di musica, è un vero e proprio crogiuolo artistico. Pensate che in questa scuola hanno studiato tra gli altri anche Pete Townshend e Ronnie Wood dei Rolling Stones. Farrokh Bulsara arriva in questa scuola d'arte con una grande passione, la passione per il design, per le arti grafiche, ma anche la passione per la musica. Ed è qui che conosce Tim Staffell che lo presenterà a Brian May e Roger Taylor, che sono i compagni di band di Tim Staffell con i quali hanno formato gli Smile. Farrokh Bulsara però chi è? Farrokh Bulsara è il figlio di un dipendente statale delle colonie britanniche che è nato a Zanzibar e all'età di 8 anni si è trasferito in età scolare in India, vicino Mumbai. Lì i suoi compagni hanno cominciato a chiamarlo Freddie, e Freddie sarà il soprannome che lui si porterà fino al 1970, quando deciderà di cambiare ufficialmente il suo nome all'anagrafe chiamandosi Freddie Mercury. Freddie Mercury quindi conosce Tim Staffell all'Ealing College e fa di tutto per cercare di farsi ammettere nella sua band, negli Smile. Cerca di convincerlo ad ogni modo che avere una seconda voce sia l'idea migliore possibile, ma Tim Staffell non ne vuole sapere, e così Freddie decide di iniziare a cercare altro. E come dicevo prima, l'Ealing College è un posto dove puoi trovare facilmente altri musicisti, c'è una forte corrente musicale all'interno, e così trova un'altra band con la quale inizia ad esibirsi. Freddie quindi comincia a cantare con gli Ibex, che poi diventeranno i Wreckage, poi cambierà band e inizierà a suonare con i Sawmill Sea, eccetera eccetera. Ma durante questi anni di formazione e di gavetta, Freddie Mercury inizia anche a scrivere canzoni originali, tra le quali sicuramente c'è Stone Cold Crazy. Stone Cold Crazy che poi negli anni 90 è stata coverizzata tra gli altri anche dai Metallica. Parallelamente a questa fase propedeutica, gli Smile firmano il loro primo contratto con la Mercury, manca a farla apposta. Le cose con la Mercury però non vanno alla grandissima e Tim Staffell decide di lasciare la band, quindi scioglie gli Smile per cominciare la sua carriera solista. A questo punto Freddie Mercury lascia i Sawmill Sea e si unisce a Brian May e Roger Taylor. È il 1970 quando nascono ufficialmente i Queen. Ma la formazione originale non è ancora del tutto completa perché manca il basso. E tutto il 1970 servirà proprio a cercare un bassista che sia degno di avere il posto nella band. Arriverà soltanto nel 1971 John Deacon e a quel punto la formazione è completa e a quel punto nascono ufficialmente i Queen come li conosciamo noi oggi. Questo spiega anche il motivo per cui il 40° anniversario dei Queen non è stato celebrato nel 2010, ma è stato celebrato nel 2011.
Il nome Queen viene scelto da Freddie Mercury, che lo stesso anno deciderà, dopo aver scritto il brano My Fairy King, di andare anche a cambiare il suo nome alle anagrafe. E questo quindi è l'anno dell'inizio dell'epopea dei Queen. Per quanto riguarda il logo dei Queen, questo viene sempre anche disegnato da Freddie Mercury, che si ispira agli stemmi regali per disegnare quella che poi sarà anche la copertina del loro album omonimo del 1973, il loro primo album, l'album d'esordio. Album che esordisce non nel modo sperato, il successo non arriva subito, ma che comunque inizia a dare la possibilità alla band di delineare il loro stile. Infatti il primo album, Queen, del 1973, contiene al suo interno una serie di tracce che sono state scritte durante le fasi propedeutiche alla nascita della band. L'album si apre con Keep Yourself Alive, che è un singolo scritto da Brian May. La seconda traccia, per esempio, è stata scritta da Brian May e Tim Staffel, quindi riguarda ancora quel periodo di militanza negli Smile. E poi ci sono una serie di altri brani che ha scritto Freddie Mercury e che sono stati scritti durante il 1970, prima dell'arrivo di John Deacon. Tra i brani è curioso citare My Fairy King, che appunto, come dicevo prima, è la canzone che ha dato a Freddie l'idea per cambiare ufficialmente il suo nome all'anagrafe, e anche Great King Rat, che è una canzone che è ispirata fortemente al mondo fantasy creato da Tolkien. Un'altra curiosità particolare è che i Queen hanno subito le idee chiare, nonostante stiano ancora sperimentando il loro stile, stiano ancora cercando di trovare il loro posto nel mondo dell'industria musicale, hanno le idee abbastanza chiare, per cui già nel primo album scrivono sotto no synthesizers. Loro ci tengono a specificare che non ci sono sintetizzatori utilizzati nei loro dischi, e questa scritta comparirà anche negli album successivi. Fino a A Day at the Opera, che è l'album che ufficialmente consacrerà poi i Queen al mondo del rock, al mondo del pop, eleggendo Freddie Mercury come l'icona che noi tutti conosciamo. All'interno di A Night at the Opera ci sono tracce come Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, che ha una storia molto particolare, perché è il frutto della passione di Freddie Mercury per l'opera, e essa stessa è suddivisibile in 5 parti. Ha un'introduzione, ha quindi un intro fatta a cappella, poi ha una parte puramente rock ballad, una parte di opera assolutamente ispirata all'opera, una parte di hard rock e una parte finale che possiamo definire come un outro. Quindi diciamo la struttura di Bohemian Rhapsody in un certo senso riesce a riunire tutte le grandi passioni musicali di Freddie Mercury. E lo stesso Axl Rose in una intervista dirà che ha imparato tutti i generi musicali ascoltando i Queen. È come dargli torto. Per capire il quantitativo immenso di influenze musicali che si possono rintracciare all'interno di A Night at the Opera, vi basta ascoltare Seaside Rendezvous, giusto per citarne una. Bohemian Rhapsody all'interno ha all'incirca, pensate, 180 sovraincisioni vocali, una roba pazzesca, e quando Freddie Mercury ha espresso la volontà di pubblicarla come singolo, ovviamente c'è stata un po' una ribellione all'interno della casa discografica, perché stiamo parlando di una canzone di quasi 6 minuti, quindi era impensabile che le radio mandassero in onda 6 minuti di canzone negli anni 70 senza sfumare. E allora cosa fa Freddie? Passa questo disco prima ancora dell'uscita, quindi passa il singolo di Bohemian Rhapsody prima ancora dell'uscita al suo amico Kenny Everett, DJ in radio, e gli dice: guarda Kenny, questa è la canzone che sto il prossimo possibile singolo, io te lo do in anticipo, ma mi raccomando non devi assolutamente mandarlo in radio, perché l'album non c'è ancora il singolo, quindi è una cosa che io ti do soltanto in anticipo come amico, diciamo. In realtà lui
non voleva ufficialmente che Bohemian Rhapsody venisse ascoltata, venisse fatta girare in radio, ma in cuor suo Freddie ci sperava che Kenny mettesse quella canzone e che, diciamo, facesse capire ai suoi produttori che l'idea di mandare Bohemian Rhapsody come singolo era l'idea migliore che potessero avere. Ed effettivamente Kenny non delude le aspettative e passa Bohemian Rhapsody addirittura dozzine di volte in un giorno, mandando letteralmente in tilt i centralini, perché tutti quanti iniziano a chiamare in radio chiedendo dove possono comprare quella meraviglia, ma ovviamente quella meraviglia di canzone non è ancora uscita. E questo darà la conferma alle case discografiche che Bohemian Rhapsody era davvero il singolo su cui contare. I Queen sono riusciti a influenzare il rock, riuscendo a declinare tutte le sfaccettature di questo genere musicale nel modo più disparato possibile. Hanno letteralmente preso il filone del glam rock negli anni 70 e gli hanno dato una connotazione unica, riuscendo anche ad arrivare nelle classifiche pop. Se però per i Queen è stato facile con Bohemian Rhapsody riuscire ad arrivare in cima alle classifiche in Inghilterra, per riuscire a scalare le classifiche americane i Queen hanno dovuto però aspettare l'uscita di Crazy Little Thing Called Love. Questo brano è un brano rockabilly che Freddie ha scritto in una camera d'albergo, in una vasca da bagno, e che ha tirato giù quasi in 20 minuti. Una canzone che è orecchiabile, molto veloce, molto appunto rockabilly, che ha conquistato subito, immediatamente, il mercato americano. E questo è stato il primo di due singoli che sono riusciti ad arrivare alla numero 1 in America. Il secondo singolo è un singolo che in realtà loro non volevano neanche pubblicare e che sono stati convinti a lanciare sul mercato grazie ad un loro fan sfegatato, un loro grandissimo ammiratore, ovvero Michael Jackson. È stato Michael Jackson infatti a convincere Freddie Mercury che Another One Bites the Dust era la canzone perfetta per scalare le classifiche e che quel singolo avrebbe davvero spaccato, ed effettivamente è stato il secondo singolo che ha regalato una numero 1 nelle classifiche americane ai Queen. I Queen però non sarebbero entrati nell'Olimpo delle band se non avessero avuto la figura carismatica di Freddie Mercury, perché è stato il primo frontman ad alzare davvero la posta in gioco con le sue performance trasgressive, con il suo modo irriverente di vivere la vita sul palco e con la sua voce pazzesca, con il suo timbro e il suo vibrato fuori dal mondo. Pensate che una ricerca pubblicata dal Logopedics Phoniatrical Vocalogy Journal ha cercato di capire le motivazioni fisiologiche e biologiche che giustificano la potenza della voce di Freddie Mercury e hanno cercato quindi di dare una spiegazione scientifica alla meraviglia della voce di Freddie. Quello che hanno scoperto analizzando centinaia di registrazioni live e centinaia di video performance, nonché la discografia intera e tanto altro, sono riusciti a scoprire che Freddie Mercury effettivamente aveva un'estensione vocale di quasi 3 ottave che andava dal fa diesis fino al sol e che aveva una tecnica del vibrato molto molto particolare, per cui riusciva a parlare ad una frequenza media di 117.3 Hz che gli davano quindi una voce baritonale estremamente ricca e affascinante. Quindi probabilmente non si sa per quale motivo evolutivo all'orecchio umano quella frequenza piace molto. Altri studi infatti hanno confermato che ascoltare la voce di Freddie Mercury fa stare bene la gente. È la voce di Freddie Mercury che probabilmente era anche legata alla sua dentatura. Infatti Freddie è famoso anche per il suo sorriso smagliante, sorriso che lo portò a picchiare più di una volta qualcuno che lo insultava come dentone.
E Freddie Mercury infatti è nato con 4 incisivi in più e aveva questo palato molto prominente. A questo punto ci si potrebbe chiedere come mai Freddie Mercury non abbia deciso di operarsi e di correggere il palato e la sua dentatura. E la risposta è che Freddie aveva letteralmente paura di andare a modificare la struttura del suo palato e temeva che in un certo qual modo questo avrebbe potuto influire anche sulle sue capacità canore. E quindi questo è il motivo per cui Freddie Mercury non si è mai tolto quegli incisivi in più e non ha mai messo l'apparecchio, ecco, diciamola così. Al di là di tutto questo, una cosa è certa, che oggi Freddie Mercury ci guarda dall'Olimpo degli dei del rock e quello che possiamo fare noi è alzare lo sguardo al cielo e ringraziarlo ma in un modo molto preciso, andando a puntare gli occhi sull'asteroide 17473, asteroide che è stato avvistato nella fascia degli asteroidi intorno al 1991, quindi nell'anno in cui Freddie Mercury ci ha lasciato, e che il giorno del 70° compleanno di Freddie, ovvero il 5 settembre del 2016, è stato dedicato alla sua memoria. Quindi l'asteroide 17473 si chiama anche asteroide Freddie Mercury. Rock Spacers, siamo arrivati alla fine e vi lascio con una domanda: qual è la canzone dei Queen che più vi ricordate? Qual è quella che più vi ha emozionato, quella che quando pensate ai Queen pensate subito a quella canzone? Scrivetelo nei commenti e ci vediamo qui venerdì prossimo per un'altra puntata. Pace, amore e Rock Space!